Buongiorno amici, bentrovati sul mio canale. Allora, questa mattina volevo fare con voi il taglio dello stelo floreale dei Cymbidium, perché oramai un fiore è cominciato già ad andare via, le punte sono nere, non mi piace tenere la pianta in queste condizioni perché i fiori sono ormai andati. È diventato già giallo, da parte dello stelo. Allora tante volte uno dice a che altezza tagliarlo, no? Lo stelo, non c'è una regola precisa in cui uno dice tagliamolo a questa altezza o giù da piedi. Io cerco di tagliarlo più alla base possibile. Adesso vi faccio vedere, in modo tale che se qualcuno deve decidere di tagliare o non tagliare, lo taglio qua giù. Eccolo qua, lascio un piccolo pezzettino giù alla base, che approfitto oggi che non c'è pioggia, oggi e domani non ci dovrebbe essere pioggia, così si secca e si potrebbe andare anche più giù, ma non ha importanza, tanto rimane tagliato lì. Eccolo qua. Lo stelo si poteva anche lasciare, ma tanto poi passano inutili giorni in cui la pianta si l'avrebbe seccato, avrebbe fatto la pianta la sua selezione, però preferisco dare spazio alle radici, voglio fare così. Ma questo che sta su è veramente tanto, è veramente un bel pezzo che sta su come il ramo. Io credo 2 mesi, ma non voglio azzardare di più. Vi faccio vedere qua la situazione dei nuovi getti. Questa è la pianta che ho messo nel mix di fibra di cocco e inerti. Lo strato superficiale sono solo inerti per impedire che gli uccellini, come vi dicevo negli altri video, vi vanno a portare via il substrato. I getti sono questi, questa è la pianta del video che abbiamo svasato e messo nel vaso di terracotta in piena fioritura. I bulbi sono abbastanza belli cicciotti, forse oggi darò un po' d'acqua a questa che forse asciuga un pochino più velocemente, però vedete insomma come foglie ci stanno. I segni della grandine dell'anno scorso ci sono. Quando vedete, poi faremo pulizia anche del terrazzo, perché il terrazzo è diventato, vedete i nuovi getti, guardate, 2 getti qua. Questa è la fioritura dell'anno scorso, quella vecchia dell'anno scorso, vedete, tanto non c'è una misura dove tagliare o non tagliare. Questa è stata tagliata l'anno scorso, questa l'abbiamo tagliata oggi insieme. Andiamo avanti, qui c'è un altro getto. Se vedete qualche punta nera andate tranquilli, via. Ho comprato dei forbici, nei video passati mi avete visto con delle forbici domestiche, le forbici quelle forse erano da elettricista, ma diciamo che la pianta non se n'è accorta. Vedete i nuovi getti che vengono su. Se la foglia questa è un po' danneggiata, perché qui tante volte tira abbastanza vento e quindi si possono un po' danneggiare. Vedete i bulbi vecchi che si seccano, poi vengono fuori i nuovi. Questo qua è quello nuovo, quello là è quello nuovo, questo è quello vecchio. Crescono ammassandosi un po' l'uno sopra l'altro. Vedete questi nuovi piccolini qua. Vedete questo qui forse, non lo so, ha qualche problema come il nuovo getto, però ce n'è un altro qua sotto. Insomma la pianta fa, diciamo, un po' quello che vuole. Se vedete mi sono intrecciato, se vedete qualche punta andate tranquilli, non ci sono problemi. Esatto, dopo la leviamo per andare a finire là. Lo faccio spesso di dare una tagliata all'estremità, è un modo per ripulirle un po'.
anche la foglia gialla, se vedete punte tagliate tranquillamente che non succede niente, tagliate bene, non come me. Ecco qua, punte nere le leviamo. Ok, e niente, una pulitina ogni tanto giusto per dire teniamo la pianta a modo. Vedete questo cetto che viene fuori, qui c'è un'altra punta da tagliare, anche qui, e qui ci spassiamo un po', via, tempo buono, abbiamo tagliato insieme lo stelo, così dopo tagliamo anche questa gialla e giù 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 giù, vediamo se riusciamo a tagliarla senza far danni, via, più o meno. Poi puliamo il terrazzo che abbiamo fatto un macello. Questo vedete dal video dell'altro giorno, stanno venendo fuori più fiori, vengono fuori più fiori. Sembrava che ne fosse uno, invece ne vengono fuori un pochino di più. Lei sta qui, sta a posto, sta tranquilla, qui c'è un'altra punta nera. Via, bene, adesso vado a pulire i danni che ho fatto. Lo sporco più che altro. Ecco qua, vedete un nuovo cetto piccolino che sta laggiù. Dopo anni chiaramente andrà rinvasata perché, eccolo qua, andrà rinvasata perché poi diventeranno una cozzaia di bulbi, di crescite, sopraccrescite e divisioni. Poi mi organizzerò per qualche altro terrazzo, perché sennò qui non entro più. Adesso sono diventato cacciatore di punte nere, ma è normale. Vabbè, si vede che deve finire così perché è cascata la forbice e hanno detto basta. Va bene, spero di avervi risposto alla domanda di dove tagliare. Io ho tagliato lì, tanto più giù neanche serve. Bene ragazzi, buona settimana e al prossimo video. A presto.